E abbiamo iniziato a registrare. Benvenuti a tutti. Azzurra e Monica. Conterò da 10 a 1, Azzurra. Se vorrai, interverrai tutte le volte che vuoi, senza aprire gli occhi, senza alzare la mano, parli e basta. E iniziamo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Monica, dimmi come vedi Azzurra. Ho due immagini, una di lei leggermente sospesa dalla poltrona, quindi come se ci fosse un paio di centimetri tra il suo corpo e la poltrona, Mhm. e poi un'altra in cui c'è un tramonto arancione e lei come se romanticamente mi suggerisce che il sole sta per baciare il mare. Ti dà l'autorizzazione? Certamente, sì. Vediamo la sua vibrazione. 18 miliardi. Consapevolezza. 156, Anima. 48, Vite. mm, 1977, Cervello. 9,8, Suscettibilità ipnotica. 60, 3D. 57, Vivacità animica. 100. Allora, sono valori molto molto buoni. Prima sessione di Azzurra, ottimi valori. In super anteprima, Monica, se fossimo già alla fine della sessione, chi avremmo conosciuto in Azzurra? Non so, un'anima in pena, un outsider, una persona più in una dimensione che in un'altra. Capito, no? Cosa intendo? Come chi avremmo conosciuto con. Una espansa, mi fa vedere spalmata, spalmata su più dimensioni. Nome del progetto di Azzurra. A me viene sole in alta quota, perché mi fa vedere che da una parte è come se lei fosse molto in alto, vicina al sole, però allo stesso tempo mi suggerisce l'idea di tante scottature, quindi comunque, ma tanti dolori, tante complicazioni della vita. Nome della sua anima. Non so se mi viene frizzante. Nome del suo spirito. Solidarietà. Entità eteriche, vediamole. Che ricordiamo a volte sono anche disincarnati.
Allora, c'è questo lupo che è come se ogni tanto d'improvviso impugna una pistola, gliela punta contro e le crea proprio una situazione di ansia molto alta. Poi c'è una rana che la osserva costantemente, le tiene proprio gli occhi addosso e quindi le mette una specie di senso anche di soggezione e a volte difficoltà a prendere delle decisioni. E poi c'è un uomo del tempo che si comporta come se fosse un giocoliere, quindi usa il mantello per nascondersi, poi utilizza dei teli colorati che lancia in aria anche delle clavette. In questo modo la distrae, la confonde, le fa perdere la concentrazione e fa perdere anche il tempo. Io non vedo disincarnati che si siano, diciamo, attaccati a lei al punto da interferirla, perché Mm. sono comunque visite di cui poi lei si libera e poi dopo le riprende e poi di nuovo se ne libera. Così. Quindi lupo, rana, uomo del tempo, basta. Mm, sì. Entità mentali. Questa mi viene come correzione, come se lei appunto avesse eh, questo bisogno di perfezionismo che la porta a dover correggere ogni imprecisione, la porta a dover riuscire per forza in ogni cosa che lei tenta di fare. Ed è una cosa abbastanza stressante, estenuante, perché comporta un grande dispendio di energie, questo voler sempre essere in grado, perfetto, capace. Mm, Correzione. mm, Livello? direi 5. Poi. L'altro mi viene come perdono. Potrebbe essere un po' il fatto che lei, non so se è lei che tende a chiedere scusa anche quando non dovrebbe, oppure proprio anche la difficoltà a perdonare se stessa. È anche molto legata, no, a questo perfezionismo, perché è come se lei non perdonasse a se stessa gli scivoloni che possono accadere nella vita. C'è proprio un inceppamento nel meccanismo del perdono, a volte appunto anche chiedendo scusa quando non deve Fuori chiederlo. contesto. Lei sta annuendo. Se Mm. vuoi, Azzurra parla, però se vuoi, perché poi non potrò, se vuoi che la tua voce non si senta, non posso in nessun modo censurarla, diventerei completamente pazzo. Perdono sta a che livello? 4. Ce ne sono altre? Ma poi c'è Fumo, ma è molto collegata all'uomo del tempo, perché la vedo proprio come avvolta ehm, da una specie di nebbia, una nebbia che le impedisce a volte appunto di ricordare fatti del passato, a volte anche di avere una chiara visione di quello che lei può fare. Cioè lei riesce a vedere molto bene l'oltre e un po' meno la sua vita appena intorno a sé. Mm. Ed è appunto legata all'uomo del tempo anche che tende a confonderla con questi giochi di magia, di prestigio. E direi livello 2 o 3, basta così. Impianti. L'impianto mentale, allora, potrebbe anche essere bello da vedere, perché è come se fosse una isoletta con una palma e basta, cioè l'isola con la palmetta. mm? Mm. E questo è posizionato sopra la sua testa.
Ehm, perché lei ultimamente di meno, ma per molto tempo è come se si fosse sentita molto sola, anche incompresa, nella difficoltà di esprimere davvero se stessa, per paura anche di essere fraintesa. E in alcuni rapporti è ancora così e quindi lei si deve molto tenere, non può rivelarsi. Quindi c'è comunque questo senso di... è una specie di solitudine, ok? Che non si sente davvero compresa. E lei è la palma nell'isola. Mm. Poi ehm, mm, c'è un auricolare nell'orecchio destro che sento proprio che esprime forti commenti giudicanti del tipo non ce la fai, oppure puoi farlo decisamente meglio di così, oppure nel giro di poco tornerai ad essere di nuovo sola. E di L? E questo impianto mm, Mhm. auricolare che veicola le voci, sì, anche sì, certo, Dei tre. sì. Collegati ognuno a una entità mentale, penso, immagino, di solito è così. In questo caso chi parla è più collegato a correzione, perdono o fumo? Ma no, tutte e tre, perché è come se si mettessero in coro e riescono a formulare delle frasi che hanno un impatto su di lei. Poi c'è la mano destra, che è come il dorso della mano destra, è come se fosse fasciato, anche l'indice, come se questo fatto che lei ha vissuto di essere additata fosse rimasto in lei molto impresso. Sai, l'indice che è quello, no? Mm. Che punta contro. E poi c'è tipo come una specie di nastro adesivo che collega le due gambe dalle ginocchia alle caviglie, per cui lei non si sente davvero libera di muoversi come desidererebbe. Ah, cioè dalle ginocchia alle caviglie le due gambe sono nastrate, diciamo, accoppiate dal nastro. Sì, Quindi se prova a fare un passo cade. sì. Questa è una trappola anche dei cacciatori. Il Ah, ah. laccio che prende le zampe. Io una volta sono caduto così. Ho preso nei piedi il laccio che tiene insieme i giornali della Free Press. Non me ne sono accorto, un piede è finito dentro, l'altro anche, sono caduto per terra come un cerbiatto catturato. Cosa ridi? Altri impianti? No, No. Bene, ci divertiamo adesso. Monica Azzurra è una donna che parla con i morti, vive con i morti, gestisce i morti, interagisce con i morti più di quanto non faccia con i vivi. Ha avuto una nascita in cui ha rischiato di morire. Andiamo a quel momento. l'anima sua aveva già deciso questa esperienza di vita al confine, io definirei. Quindi come se lei, già dalla nascita, avesse una gambina qua nel nostro mondo materiale, Mhm, tra i cosiddetti vivi, e l'altra gambina nel mondo invisibile, tra i cosiddetti morti, da mm, noi mhm. detti morti. Fin da piccola. Mm? E più volte lei si è trovata a cavallo tra queste due dimensioni perché ha avuto tanti episodi in cui ha sfiorato la morte. Anche semplicemente quando da bambina aveva la febbre molto molto alta, in realtà in quei momenti si supera la soglia, diciamo così, visibile e consueta a noi e Mm. si raggiunge l'oltre. La sua anima aveva proprio deciso questa esperienza qua, tutta una vita all'insegna dell'essere a cavallo fra due dimensioni.
Come definiresti una come azzurra? Con un'espressione, con una definizione. Mi viene seduta al confine. Ok, attenzione azzurra, eh. Questa, correggimi se sbaglio, Monica, è una caratteristica né meglio né peggio rispetto agli altri, né meglio, quindi non sei una baciata dalla fortuna, una che ha i poteri, una che ha le capacità e quindi è meglio degli altri, né peggio, una poveraccia, una che vede i morti, che non riesce a vivere una vita nel fisico. È solo una scelta. Hai questa capacità, la riconosci, la metti a frutto, nel senso la utilizzi per come è possibile qui. Ma lo deve fare con molta saggezza ed equilibrio, perché altrimenti il rischio per lei è quella di vivere come una martire. Nel passato, le martiri, che anche loro avevano Mm, vissuto, no? Situazioni in bilico tra la vita e la morte, avevano proprio prerogative che manifesta Azzurra. o più Però vicino. cosa succede? Scusa, sì, sì. Succedeva che loro sceglievano continuamente una via crucis, Posso un dolore. dirlo, Azzurra? Mi Sì, ha sì, scritto, beh, potevi anche dirlo alla voce, vero? È, vai avanti. è morta è nata il 2 novembre. Ecco. Ok, chi lo sapeva? Certo io non vado a vedere le vostre date di nascita quando me lo scrivete nei dati. Bene, ma facciamolo un esperimento, Monica, ti va? Come no? Dividiamo il nostro schermo visivo, mm? Metà, penso a sinistra, ma dimmi tu se è corretto, il mondo dei vivi, tra virgolette, e andiamo a metà nell'oltre. Quindi nei vivi ci sei tu, Monica, Azzurra ed io. Però Lorena ci può dire chi è vicino a noi. Vicino a te e vicino a me. Sì. Lorena, chi c'è vicino a Monica? Non lo sai. Ma vuoi parlare o no? Uomo, Un uomo. Cosa fa come vestito? Come appare? camicia nera, Cosa fa? in piedi e che ascolta. Rispetto a Monica dove si posiziona? Davanti, dietro, a destra, a sinistra, in alto? Lato destro, Sul letto? lato destro, Sì, sul letto? lato destro, alla destra, Sì, ma è in piedi in accanto al piedi, letto? Ah, ok. in piedi. E accanto a me chi c'è? Nessuno. Forse una bambina. Dove? È una luce, piccola.
Dove si trova? Cosa fa in questa casa? Vedo solo la sagoma. Monica, vuoi chiedere qualcosa sull'uomo? Allora, quello che lei vede non è familiare a me, cioè nel senso non è uno dei miei affetti, Mhm, però quello che io percepisco di Lorena è che lei ha compreso una cosa molto importante, che va anche un po' oltre rispetto a quella che è la credenza comune, e cioè che noi abbiamo al nostro fianco solamente il caro istinto. mhm, Non è così, mhm. non è per niente così. Cioè ci sono diversi disincarnati che possono venirci a trovare per svariate ragioni e che noi non conosciamo. E questo è molto importante e Lorena ce lo testimonia. La bambina non è collegata a me, non è un mio affetto, è collegata a me. Insomma, in questa casa è venuta attratta da questa sessione? Ehm, sì, perché si parla in questa sessione si parla di bambine partorite con grande difficoltà, quindi sia Lorena che sia la figlia di Lorena. Mhm, Sono venute alla luce, ma quasi potevano non venire alla luce. Mm? mhm. E questa bambina, infatti, non è venuta alla luce. Infatti Lorena la vede come Lu- una luce. Luce, Sì. a casa di Lucio. Sì, sì. Volete chiamare altri disincarnati? Vuoi? Azzurra, accidenti. No, vabbè, vabbè. Mio padre. Chiamiamolo. Tu lo vedi spesso, Azzurra, Monica, come lo vedi? No, aspetta che adesso non c'ho niente. Tutto quello che ho è una specie di griglia. Mm, Una griglia tipo, sai, di quelle che si mettono nel forno a microonde? Piattino lì della griglia. sì, Mm, mm. C'è come lo questo vedi? forno a microonde. Non Come so lo vedi, perché il forno a Azzurra? microonde. Mm, come lo vedi, Azzurra? Non lo vedo. Non lo vedi. Vedi? È incredibile. Sai che cosa che mi dà come l'impressione? Mm, Di solito i disincarnati vengono tranquillamente. mhm. Mm? Come se lui volesse stare con lei, ma da solo con lei. Ok. Gli chiediamo soltanto se conosce il portale aureo. Lo sento molto riservato. Ehm, Come se lui mi mettesse questa griglia, mi sembra proprio, non so come spiegarti. Separé. Sì, bravo. Va bene, va Eh, bene, va bene. Se come lo se non conosce, volesse che ci impicciamo, come se va bene. mi arriva una sensazione come di io faccio con lei. Faccia, allora, Azzurra sta annuendo. Faccia come vuole, va benissimo. Ehm, Attraverso Azzurra e i suoi studi, i video che vede, saprà che esiste questo portale mancato da 10 anni. Il portale aureo non è un posto dal quale poi non si torna più indietro, dove si passa al next level, al prossimo livello, e quindi poi Azzurra chi la vede più. È un posto in cui lui, se vuole, può andare a vedere com'è e può tranquillamente tornare con una nuova consapevolezza. Ah, ecco, poi dopo un giorno andrò lì, no?
Quindi l'idea che è tutto perduto, se lui va lì non torna più indietro, si chiude dietro la porta e l'ascensore va su, va giù e chi torna più indietro da Azzurra è totalmente sbagliata. Lui, anzi, avrà maggiore consapevolezza di quello che può e non può fare. Cioè può tutto, non può fare nulla. Ti dà del lei, dice la ringrazio. Prego. Che succede, Azzurra? Mosca, no. Ah, mosche. Ok. Benissimo. Monica, maleficio della zia paterna. Reale? Allora, mi viene come una donna, ehm, diciamo così, che ha anche incarnato una certa tradizione di sapienze magiche, ok? In Mhm. particolar modo di magia nera. Cioè, in realtà no, magia in generale. Poi lei ha scelto di più di andare verso la magia nera. Ehm, Anche perché lei, praticando da una vita, ha visto che le forze oscure sono molto più facili da richiamare Certo. rispetto, eh, Mhm. e ha visto dei risultati immediati. Quindi, fatto che scegliere, diciamo, quella scorciatoia lì. Ah, mm, ci sono di mezzo diverse volte questioni di, mi dice due fattori, invidia e soldi che la portano poi a fare questa pratica, diciamo così. Mm? Mm. Eh, diciamo che in realtà, quando lei ha fatto questo maleficio familiare, è come se lei avesse già visto, perché gli è stato detto da un'entità, che Azzurra se ne sarebbe liberata, cioè che sarebbe stata una fase transitoria. Al contrario, l'altra, la sorella di Azzurra, non, non avrebbe avuto la stessa forza. Mm. Quindi è lei che la zia ha mandato il diavolo da Azzurra. Sì, era come se volesse tenere sotto scacco la famiglia. Bene. Come funziona? Funziona che chi se ne frega, che Azzurra, quando è venuta qui, ha deciso di avere questa esperienza. Infatti l'ha utilizzata nel migliore dei modi. Ha avuto delle prime esperienze oniriche con il diavolo, dove, diciamo, ha perso sul ring. Dopo ha capito che bastava reagire. Ha reagito, l'ha picchiato e questo non è più tornato. Non paga, si è regalata un'esperienza con delle visite di rettiliani, li ha menati e quelli non sono più tornati. Sta imparando. Quindi in qualche modo grazie zia, ma era già stato un accordo tra lei e la zia. Certo. O lei ha detto adesso devo arrivare in una famiglia in cui c'è una zia che farà questa cosa. Anghingò, Perché è scelgo il suo questa. modo, sì, per sperimentare il rapporto con l'oltre, non è solo il rapporto con i disincarnati. Nell'oltre ci sono vari livelli. C'è il livello dei disincarnati, c'è il livello in cui ci sono anche le entità, ci sono anche le entità aliene, perché noi definiamo entità aliene, ok? E quindi lei ha esplorato in questo oltre anche il rapporto con le entità, in cui non solo lei fosse l'interferita, la vittima inerme, ma Mhm. invece potesse reagire e fronteggiare. Va bene, questo povero diavolo non c'è neanche nelle sue entità eteriche. No, no, infatti lei l'ha proprio allontanato completamente dal suo campo energetico. Dov'è adesso?
un'entità che è servita ad Azzura nel passato, dove si trova adesso? Io vedo che ovviamente ognuno ha anche la propria entità, con delle caratteristiche particolari che servono per agire meglio, no? Sulla persona. Quindi è Mhm. come se poi ritornasse in una specie di tritacarne, un trasformatore, Mhm. chiamiamolo così, si, ci fosse quella energia lì disponibile per essere poi di nuovo individualizzata per qualcun altro con delle caratteristiche ovviamente un po' diverse. Quindi è come se fosse in quel trasformatore lì. Certo. Mm. Causa esoterica, febbre a 40 da bambina, quasi costante. Lei in questi episodi così ha avuto proprio come dei deliri, diciamo, no? E delle visioni che hanno mano a mano consolidato la sua capacità, di affacciarsi con un mondo di mezzo che è fatto dai sogni, che è fatto dalle entità invisibili e che in quel momento di, diciamo, non lucidità, lei poteva contattare e vedere. Intolleranze di ogni tipo. Ecco, questa cosa, per esempio, io vedo che lei può scegliere una linea temporale in cui le supera, perché tutti questi disagi che lei ha appartengono un po' a quello che nella terza dimensione si definisce il martirio. In particolar modo, le persone dotate di caratteristiche che sono fuori dalla norma, come ti ho detto, devono un po' rimanere nell'archetipo del martire. Mhm. Sai, adesso per intenderci, Sì, non come è te. il caso specifico, esatto, bravo. Eh, mm? Mhm. La sofferenza, questa cosa qui da nascondere, il sangue, eccetera, e però poi le stigmate e tutta quella sofferenza permettono proprio, che ne so, la connessione con Gesù, eccetera. Mm? Analogamente, anche se parliamo di Azzurra in un contesto diverso, però la dinamica è la stessa, che il prezzo da pagare per avere una connessione con l'oltre, con le varie entità, eccetera, sia quella di una sofferenza del corpo. E non è così. Ecco. E le può sfidare questa grande bugia, questo inganno. Rene, Sì, sì, tutti i disturbi che lei ha descritto, che sono tu uguale. l'intestino, le Occhi. intolleranze. Ah, no, ecco, gli occhi, l'unica che ho visto diversa era gli occhi, perché proprio lì come se l'uomo del tempo gli facesse questa specie di gioco di prestigio, sai, alla velocità della luce, no? Lei, per cercare di capire qual è il trucchetto, fa questo spostamento rapido degli occhi. Mm. Lei vede questo come se fosse un oggetto che le passa velocissimo davanti agli occhi e lo segue. Dura Esatto. mezzo secondo neanche. La E distrae, ma fino a un certo punto. sai quel momento topico in cui il mago sta facendo ovviamente il trucco, no? Mm. Mm? Quello. Nel momento in cui cambia la carta, la fa andare, che ne so, nella manica anziché, e lei becca quel momento lì. Eh, circolazione. Circolazione più legata al rapporto col marito, perché è proprio un rapporto che si è stagnato, dove lei non sa come far fluire. Chiamiamolo nel cinema. Viene così, no? Come Che fa? dire, No, con la testa. lascia perdere, dai, ma dai, di cosa stiamo parlando? Siete tutti pazzi, dai. Quindi non entra nel cinema. Lui dice che ha di meglio da fare, deve fare la spesa, che in casa mancano le cose, dai, il frigorifero, c'è da cucinare. Allora, Vabbè. La figlia. la figlia è una figlia d'oro, mi viene questo termine, Perché? non lo so, è venuta così, figlia d'oro. Eh,
sicuramente molto desiderata, quindi no, un oggetto d'oro. E poi proprio, non so, luccicante come l'oro. Azzurra, dici qualcosa? È un po' bionda, Ah, ecco. è un po' bionda e conosce gli Ad Eternum. Ci lavora. Sì, È poi un... Monica, è una Sì, una perla, sì, sì. perla. Sì, sì. L'amica 1, l'amica 2. L'amica 1 M, l'amica 2 C. Mhm. Sì, certamente, ovvio. Che Mhm. sgomitano. Passo prima io. Sì, sì. E loro dicono, noi abbiamo creduto subito in Azzurra. Sì, sì, me lo ricordo che soprattutto M ne parlava spesso. Le sorelle, il fratello, la cognata. Eh, no, aspetta un attimo, lo stai dicendo troppa gente che non vedo. Eh, eh, No, non c'è, non ci sono. aspetta un attimo, eh. Fratello, forse. Fratello sì. E la madre. Sta mamma. Eh, un po' spinosa mi è venuta. Parecchio spinosa sembra. E sai cosa mi viene? Che è un fico d'India. Mm, esatto, pollice in su di azzurra. Quindi Beh, però se... c'è. Va Vabbè. bene. Ah, Va bene, la fiamma è il marito? Immagino di no. Anima gemella, fai i gesti di no. Anima gemella? eh, allora, cioè, mm, se potessimo sezionare la vita di Azzurra, ma chiaramente non si può, quindi questo è un discorso un po' assurdo. Per certi punti di vista andrebbe bene, ok? Perché è un uomo solido e lei da un certo punto di vista ha bisogno di una compensazione, perché altrimenti lei tende anche a perdersi, Mm, mm? In dimensioni immateriali. Quindi se vogliamo vederla da questo punto di vista qui, ok? Possiamo anche dire che sono anime gemelle del secondo livello. Però se consideriamo tutta l'attitudine di Azzurra, purtroppo no, perché lui non è proprio predisposto di suo a concepire questo. Cioè dovrebbe partire proprio da lui, capisci? La scelta di guardare oltre l'aspetto fisico, materiale. mm, 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 mm. Non è che c'è qualcosa che Azzurra possa fare, sai? Monica, la causa esoterica della nascita difficile della figlia, qual è? Sì, questa, che lei doveva essere già subito a cavallo, mi fa vedere proprio come se fosse, mm, sì, con una gamba di qua e una gamba di là. E doveva essere così. La figlia. E anche la figlia è uguale. Lei la riproduce, no? Proprio come una specie di passaggio di testimone. Mm, Tanto il marito non può comprendere questo, tanto la figlia può. mm, mm, mm. Curiosiamo se abbiamo il permesso della figlia, qual è il suo progetto animico? Ancora molto piccola, eh. Mhm. Ehm, Adesso per esempio mi dice immensità. Scusami, Azzurra, quanti anni ha? Che non ricordo. 5? Ah, guarda, non lo sapevo, mi veniva 5. A 5 anni, chiedi, Monica, all'anima della figlia di Azzurra, cosa succederà nel 2050? Non so se me lo vuole dire. Mm. Non lo vuole dire?
Non so perché metto game over. Per chi? Eh, game over. Nella sua linea temporale, ovviamente. Oddio, mi fa vedere come se fossimo su dei pianeti, però. Ah, non capisco bene, perché mi fa vedere come una specie di... Non capisco se è un'eclisse oppure se è un anello intorno a un pianeta. E mi dice game over, perché forse ci sarà tipo un fronteggiarsi, trovarsi di fronte, non fronteggiarsi nel senso di necessariamente scontrarsi, con quelli che noi, alcuni di quelli che noi chiamiamo alieni. E quindi un certo tipo di gioco forse finirà, perché magari verrà fuori che gli alieni non sono quello che noi crediamo, non so, come se un certo tipo di gioco che fino ad ora è stato in piedi finirà. Nella linea temporale della figlia di Azzurra, che ha delle capacità medianiche notevoli, che può vedere l'oltre così come Azzurra, in quella linea temporale, nel 2050, io potrei avere 75 anni se sarò ancora vivo. In quella linea temporale dove sono? C'è dell'acqua che scorre, però mi sembra dolce. Sono vivo? Sei vivo? Sì, sì, sì. Mm. Che rapporto ho con gli alieni? Come se tu non ti curassi, perché è come se tu fossi lì, vedo questa qua, cioè sembra quasi un po' incontaminato, no? Questo ambiente di acqua dolce, c'è intorno della vegetazione e neanche alzi lo sguardo al cielo. Eh, non so, cioè hai i piedi immersi nell'acqua, vedo tutti i pesciolini intorno ai tuoi piedi, Che, come se tu ridessi di questa cosa. sì. Che messaggio mi lascio? Eh, aspetta, questo è uno dei 100.000, Cosa? dei 100.000 te. Basta? Allora, quello che sento in realtà gli alieni sono già nella nostra stanza. Nostra da adesso? Sì. Gli alieni siamo noi? E dice, beccato, tu dici. Peccato, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo capito che siamo degli alieni. Mm. Sai che non capisco Lucio del futuro. Beh, lo capiremo. Lucio del futuro. Bene. Game over. Azzurra, vedi qualcosa di particolare? Ce ne vuoi parlare? No? No. Monica, allora andiamo al cluster di Azzurra, andiamo a vedere com'è fatto. Se mi mostrasse un piede con delle vesciche, è come se mi volesse mostrare quanto è stato difficile camminare con questi contratti. Allora visualizza così. Cosa vuole fare una di queste vesciche? Che lei avrebbe dei balsami fatti con le proprie mani, no? Per guarire queste vesciche. Mhm.
degli unguenti, cose così, no? E le piace l'idea di non buttare via, ma di guarire, di trasformare, perché lei sa che si può fare. Facciamolo. Perché comunque c'è da dire che nel bene Azzurra è vinto da questa sapienza magica che è familiare. Mm? Però lei non sceglie la strada nera, ok? Lei Mhm. sceglie proprio la strada verde, ne può E, fare la maga verde. e cosa fa? Sì, sembra che estragga da delle piante, sembrano selvatiche, mm? Questo, questo succo, questo unguento, e vedo che lo spalma molto velocemente sul piede e effettivamente inizia a vedere dal tallone e in su, mano a mano, scompaiono queste vesciche. E il piede torna nuovo, sano. Solo questi sono i suoi contratti. Sì, queste piaghe, sì. Mm. Quando le ha tolte tutte, Monica mi dici cosa costruisce, cosa crea al loro posto. Allora, la mia sensazione è che questo processo lei l'abbia già fatto per conto suo, è per quello che noi vediamo poco. Mm. Mhm. Eh, non so, adesso ha usato come un timbro, come ad eternum. Che Pace, lascia... Mm. pace e libertà, vedo che. Ha un avatar azzurra Allora, l'avatar non lo vedo, vedo il monitor e di quelli un po' vecchi, ancora tubo catodico. Mhm. sì, esatto. Ci sono sopra delle ragnatele. eh, Credo che lei abbia compreso la presenza del ragno, se no non penso mi avrebbe mostrato queste ragnatele. Ehm, E, niente, non vuole neanche soffermarsi più di tanto. Sceglie proprio di spostare, questa volta lo utilizza il portale definitivo. Sposta tutto nel portale definitivo, così con una mano. E cosa crea al suo posto? mm, In questo momento si è avvicinata anche la sua bambina, mm, che siccome forse ha sentito parlare delle ragnatele, no? È come se facesse anche lei, hai presente Spider-Man, no? Però Mhm. dai polsi lei si fa uscire dei fili colorati. Ci gioca. Eh, Sì, 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 e viene quasi come un lavoro ad uncinetto, l'ad eternum. Crolla tutto, sole in alta quota. È ancora il progetto? Sì, ma non scotta più, lei non si brucia più. L'anima è ancora frizzante e lo spirito ancora solidarietà. L'anima mi viene bellissima come nome. Eh, lo spirito mi viene mondo. Vibrazione. Mi viene 393. Mm. Facciamo 400. Mm, Lo fa? sì, sì, sì. Facciamo 500. Sì, Facciamo 600. sì, sì. 1000. Fa 800, sì, Mm? 1000, sì. Quello che vuole. Chiediamoglielo. Mhm.
Azzurra. Che dici? A quanto vuoi alzarla, azzurra? 3.000. 3.000. Ci arriva Monica? Sì, Consapevolezza. al momento a me viene 200. PS, anima. 60. 6-1, 68. 6-8. Vite. 1452. No, però 500 vite in meno. Cervello. 11,8, 12. Mazza. Suscettibilità ipnotica. 72. Vivacità animica uguale. Impianti, lupo, rana, uomo del tempo, entità mentali, correzione, perdono, fumo, ci sono ancora? No. Bene, la Ferrari è pronta per scatenarsi. Cosa ci fa vedere azzurra? Cosa ci dice circa l'oltre? Allora, è come se io la vedessi seduta mm, su una specie di poltrona che è fatta però ad anello. Allora, facciamo così, è un anello tutto quanto imbottito e lei è seduta. Questo anello metà è come se fosse al buio, e metà alla luce. Lei è perfettamente al centro. Vedo che la bambina, la sua figliola, si mette nella parte della luce, che è la parte, diciamo così, visibile, la parte, dai, visibile a tutti, la parte materiale. Mhm. E lei è come se stesse in qualche modo, proprio sul fatto che si siede in mezzo, cercando di creare un equilibrio tra queste due parti, di modo che nessuna delle due prevalga all'interno della sua vita, di modo da creare veramente una giusta misura nella sua esperienza multipla. E nel 2050 dove sarà azzurra? Ah, vediamo un po' cosa mi fa vedere, che è nonna mi fa vedere. Della figlia? Sì, sì, sì. E quando arrivano gli alieni cosa succede? Mm. No, come se lei avesse già saputo un po' prima di questa cosa, cioè nel senso come se non è proprio una sorpresa per lei, no? Mm. Mm, ha, ha già avuto delle esperienze prima. Ok. Messaggio di Azzurra alla figlia. Che sei il mio tesoro, lo sai, te lo dico quotidianamente. Sei parte del mio cuore, ehm, sei il mondo intero. Ti amo con tutte le mie forze. Al marito. Tu vorresti conoscermi di più e io non mi faccio conoscere perché so che avresti paura,
o disapprovazione per come sono. Eh, sto cercando me stessa. A Alla, volte è come se dicesse non escludermi. all'amica M. Vedo che la abbraccia con commozione, entrambe praticamente in contemporanea, le abbraccia con commozione. Ehm, mm, si pranzerà di nuovo insieme, ehm, si giocherà con le galline insieme, con i nostri bimbi, si farà, non so, forse preparano del cibo insieme. Mm. Lo dice a tutte e due. Sì, come se fosse un incontro tutti quanti insieme, ecco, Campagna. sì. Mm. Alla madre. Mi piacerebbe sfilarti alcune di queste spine. Adesso prendo i guanti da giardinaggio, magari anche delle pinze, e un paio riesco a sfilartele. E la madre risponde: provaci che sono mie. A tutti i disincarnati con cui ha avuto a che fare. Non ho mai avuto paura di voi. Alcuni li ho capiti alcuni vi ho capiti di più, alcuni vi ho capiti di meno. Vi sento pari a me, non vi percepisco come inconsistenti. Io vi sento, io vi vedo. Questa è la mia vita, lo so, l'accetto e ne dico bene. A se stessa. Complimenti per la scelta che hai fatto di una vita così singolare fuori dal comune, ma tanto preziosa e ricca. Come la vedi? Come se ci fosse una carta di cuori, perché penso che lei sappia che ogni soluzione è lì nel cuore. Azzurra, vuoi dire qualcosa? Mio padre vorrei sapere se ha qualcosa da dirmi, che non riesco a vederlo. Chiamalo Monica, vediamo. È come se le dicessi ci vediamo stasera. Non so se lei ha un dialogo privilegiato nella sera con lui. Ce l'hai, Azzurra? Lo sogno tutte le notti, quasi Mm. tutte le notti. E Va bene così. va bene così allora. Un altro disincarnato magari, perché insomma il papà vuole questo rapporto esclusivo con te. Una nonna? No, un amico. Mm, Un amico, aspetta, fammi sentire di più. Allora, c'è uno di un incidente Ok, in moto. ok. Incidente molto. È lui che chiedevi, no? È un incidente ma non in moto. Invece l'altro usava la moto, Ok. che mi sembra voglia dirmi qualcosa. E allora Quel- però aspetta, Aspetta, quello non in moto vuole dirti qualcosa? Sì, Ok, in macchina era l'incidente? quello Di di cui ti ho parlato, sì, è in macchina. macchina. Quello da cui vuoi il messaggio. E
sono loro due che mi sembra che hanno qualcosa da dirmi, però non riesco a capire cosa... Tutte e due, quindi, ok. No, allora dunque aspetta, vediamo un attimino di capire. C'è questo che ha fatto l'incidente. Non so perché se c'entrava una moto o io ho fuso le due cose. E mi è arrivato incidente moto, ok? Io posso aver fuso le due informazioni. E magari sono due informazioni distinte. Ma tu, Vediamo un Monica, ne attimo. vedi due? A me è arrivato incidente moto, però può essere che io, hai capito, ho Mhm, fatto mhm. un'unica cosa di due cose diverse. Allora, vediamo un attimo. Allora, invece, separando le cose, incidente d'auto. Ma aspetta un attimo. Ehm, mm, Adesso non so chi sia uno dei due, ehm, che poteva avere una forma di sentimento verso di te? no? No. Nessuno dei due? Di attrazione? Mm, forse uno sì. Mm, Perché sento questo, una forma di attrazione, di, come si può dire, di invaghimento, ok? Ehm, che è come se mi facesse sentire che quando ti stava vicino sentiva eh, quel magnetismo. Eh, è come se mi facesse sentire che gli piaceva il tuo profumo, un profumo floreale. Hai delle informazioni nuove, Azzurra. Sì. Dove si trova E- adesso questo Però persona? che lei dice, lui dice che lei un po' se n'era accorta. Sì. Sì. Faceva molti apprezzamenti. E allora. Dov'è Ok, adesso, Monica? allora, sono sincera, lo sento molto materiale. Mm. Cioè, mm, non so come dirti, cioè lo sento ancora con, in parte, eh, mm, cioè, lo capisci, questa cosa che io ti ho detto è proprio molto legata ai sensi. Mm? E lui mi ha fatto proprio sentire questa cosa. Quindi è come se lo sentissi ancora nelle prime fasi di elaborazione della vita, ok? In cui certi tipi di mh, attaccamenti, di pulsioni sono ancora presenti, mm, Mhm, ok? Se mhm. no non credo che mi avrebbe fatto sentire così, una cosa un po' voluttuosa, ok? Vabbè. Lo salutiamo, disconnettetevi da tutto e tutti e torniamo.